Benvenute nel canale. Oggi prepariamo una pasticciata. Utilizzerò della pasta fresca in sfoglia per lasagna, del parmigiano, della passata di pomodoro, carne trita, olio, bocconcini di mozzarella, sale, pepe, noce moscata e mezza cipolla. Partiamo subito. Inizio col mettere dell'olio in una padella abbastanza ampia, accendo a fuoco medio e ci aggiungo la carne. Io uso la scottona perché è molto più leggera, ha meno grasso, ma potete usare benissimo anche una trita mista di bovino e suino e il sugo verrà ancora più saporito. La vado un po' a spezzettare in padella e ci vado ad aggiungere poi la mezza cipolla tagliata a cubetti. Mescolo e lascio insaporire nell'olio. Adesso regolo di sale, aggiungo anche la mia noce moscata, ma è opzionale perché c'è a chi non piace, quindi potete anche non aggiungerla. Io ritengo che nel ragù dia un sapore particolare, quindi mi piace aggiungerla. Adesso rimescolo ancora, aggiungo un po' di vino bianco e lascio sfumare, giusto un goccino. Mescolo bene, lascio insaporire e una volta mescolato e una volta sfumato l'alcol possiamo aggiungere la nostra passata di pomodoro. Io ne ho utilizzate 750 ml, quindi una bottiglia intera. Il sugo non deve risultare molto denso, insomma non deve cuocere come per un ragù tipico, perché comunque servirà a condire tutta la lasagna. In un pentolino a parte ho messo una noce di burro e 50 ml di olio extravergine con fuoco molto basso. Vado a mescolare con una frusta e inizio la preparazione della besciamella. Quindi mescolo molto bene, lascio che si sciolga, a questo punto aggiungo la farina. Aggiungete farina poco per volta, così vi renderete conto se necessiterà aggiungerne altra oppure no. E andate sempre a mescolare con la frusta, cercando di non formare grumi e di creare un composto liscio, omogeneo, appunto senza grumetti all'interno. Mescolate bene. Io a questo punto ho aggiunto altri 2 cucchiai. Ritorno a mescolare e ottenuto questo composto aggiungo del latte a temperatura ambiente. Se utilizzate del latte che avevate precedentemente in frigorifero, fatelo scaldare in un pentolino a parte, portatelo a una temperatura media, non a bollore, e lo aggiungete al composto di burro e olio, altrimenti usatelo a temperatura ambiente direttamente nel composto come faccio io. Regolo anche qui di sale, ma ce ne metto giusto 2 pizzichi perché ho già il sugo che è bello saporito. Mescolo e dovete mescolare continuamente almeno per 5 minuti fin quando la crema non si addenserà. Metto anche un po' di pepe e continuo a mescolare. Cercate di ottenere una cremina della consistenza dello yogurt, non deve essere molto densa né liquida. E in 5 minuti la mia cremina è pronta. Ecco qui, posso spegnere perché la densità è giunta al punto giusto. Adesso metto un po' di sugo sul fondo della teglia, non aggiungo burro o nient'altro, tanto non attacca nella pirofila di vetro, e inizio a posizionare le mie sfoglie. È la gattina che si intrufola nella ricetta. Allora, mescolo la besciamella
che intanto si è raffreddata, infatti guardate come si è addensata. Al sugo lascio qualche cucchiaio da parte, mescolo bene e con questo sughetto così composto andrò poi a formare la mia lasagna. Taglio le mozzarelline in fettine sottili, potete tagliarle a cubetti come preferite, tanto comunque si scioglieranno durante la cottura, quindi la forma del taglio non importa. In seguito inizio a condire le sfoglie col sughetto. Non abbondo particolarmente perché essendo sfoglia fresca è molto morbida, quindi si bagnerà benissimo col sugo. Vado di mozzarella e di parmigiano. E anche qui usate del grana come faccio io oppure del parmigiano reggiano. Questo rimane a vostra discrezione. E così ricomincio con le sfoglie. Ritorno a mettere sulle sfoglie il sughetto. Giusto 4 cucchiai. Cerco di adagiarlo bene anche negli angoli delle sfoglie, che sono quelli che poi cuociono di più di solito. Ci aggiungo la solita mozzarella e vado ancora di grana. E così poi andrò a comporre tutta la pirofila fino al completamento delle sfoglie. Quindi l'ultimo strato l'ho condito col sughetto, la mozzarella, ci aggiungo la bechamel che intanto ho scaldato con un goccino di latte sul fuoco, perché come avevate visto si era addensata raffreddandosi, quindi così ho creato una cremina un po' più liquida. Solo aggiungendo un po' di latte al composto e mescolando bene. Vado così fino a terminare tutta la cremina. Questa fase potete anche ometterla se volete una crosticina un po' più croccante. Aggiungo ancora del parmigiano. Inizio a preriscaldare il forno ventilato a 180 gradi e lo posiziono su 30-35 minuti. Adesso vado ad infornare e dopo 35 minuti andiamo a riguardare. Ed ecco qui, passato il tempo di cottura necessario, risulta ben cotta, come potete vedere. E ve ne accorgete della cottura perché inizierà ad emanare un profumino che indicherà che è in una fase di cottura avanzata. Ecco qui. Lasciatela riposare un pochino. Io adesso andrò a tagliare una fetta per mostrarvela ed ecco qui. Il risultato è questo. Vi posso assicurare che ha un ottimo profumo ed è buonissima. Non è difficile da fare. Se la ricetta vi è piaciuta, lasciate un like. E se vorrete seguirmi per altre ricette, per altri consigli, iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao da Anto!